Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Questa è la recensione del cinturino con batteria per MetaQuest 3 di Kiwi Design. Vi ho già mostrato un unboxing in un video breve, nel mio solito modo violento e aggressivo, ma questa volta ho deciso di fare anche una piccola recensione per parlarvi di alcuni problemi che sto riscontrando con l'utilizzo di questo cinturino. Vi ricordo che Kiwi Design a partire da quest'anno è partner ufficiale Meta. Ok, parto subito col dirvi le caratteristiche tecniche. Parliamo di una batteria con capacità da 6400 mAh, con ingresso a 5V e 2A, uscita 5V e 2.4 A. Questo significa che stiamo parlando di un powerbank fondamentalmente con uscita a 12W. Ora, se avete seguito i video precedenti in cui vi parlo di powerbank per Quest 3 oppure della potenza minima di un caricabatterie per Quest 3, vi ho sempre parlato di un range che va da 18W minimi a 45W massimi. Questo però non significa che questo cinturino non abbia potenza necessaria per poter funzionare con Quest 3, anche perché stiamo parlando di un dispositivo che non deve caricare il visore mentre lo state utilizzando, ma deve semplicemente estenderne la durata della batteria. Ora, la domanda è: lo fa bene? Riesce effettivamente ad estendere la durata della batteria? Diciamo che dopo averlo provato per qualche settimana non sono ancora completamente convinto, e vi spiego perché descrivendovi un po' i test che ho fatto. Col cinturino completamente carico e il visore al 20% di carica, il cinturino è riuscito effettivamente ad allungare un po' la durata della batteria, ma quando il visore è arrivato al 2% e stava per spegnersi, la batteria del cinturino non aveva neanche raggiunto il 60 o 70% della sua carica residua. Detto in parole povere, il visore dal 20% si è praticamente spento, ma il cinturino era quasi ancora completamente carico. Aveva appena erogato il 30% della sua carica. Un altro test che ho fatto, con visore scarico, ho provato a collegare il cinturino e accendere il visore, ma non è successo nulla. Il visore è rimasto spento. E guardando nel visore visualizzavo l'icona della batteria con fondo rosso e la saetta a indicare che il visore stava caricando, anche se molto lentamente, prendendo energia dal cinturino, ma non riusciva comunque ad accendersi. Infine, terzo test che ho fatto, carica del visore al 97%, carica del cinturino al 100%, e qui le cose sono andate un po' meglio, nel senso che la carica complessiva tra visore e cinturino è durata circa 5 ore. Ora, la mia preoccupazione non è data da questo tipo di funzionamento, che è esattamente come dovrebbe comportarsi un powerbank, cioè erogare carica a sufficienza affinché la batteria possa continuare a scaricarsi, ma estendendone la sua durata. Quindi, risultati di questi test: per ottenere il massimo da questo cinturino bisogna collegarlo al visore quando la carica di questo è al massimo, e comunque anche in questo caso, quando la carica del visore arriverà quasi allo spegnimento, nel cinturino ci sarà ancora un buon 20% di carica. Le mie perplessità quindi nascono dal funzionamento di questo cinturino in fase di ricarica. Con i cinturini con batteria per Quest 2 riuscivo a ricaricare contemporaneamente visore e cinturino collegando il cinturino al visore e il caricabatterie al cinturino. Quindi il caricabatterie caricava il cinturino, che a sua volta caricava il visore, e in circa 4-5 ore erano completamente carichi entrambi. Con questo cinturino e Quest 3 invece ho avuto l'impressione che il visore, anche da spento, consumasse più carica erogata di quella dal cinturino durante la ricarica, e quindi il cinturino si ricaricava a una certa velocità collegato al suo caricabatterie, ma era come se il visore stesse scaricando il cinturino più rapidamente di quanto il caricabatterie lo stesse caricando, e quindi si è verificata una situazione di stallo in cui il cinturino non riusciva ad andare oltre un certo livello di carica perché il visore continuava a farlo scaricare. Ora, per dovere devo farvi presente di questo strano comportamento, che tuttavia sono convinto al 100% che si tratti di un malfunzionamento del mio cinturino. Infatti ne ho già parlato con Kiwi Design, i quali provvederanno a mandarmene un altro affinché
io possa testarlo nuovamente e verificare che questo problema non sia presente anche in quello nuovo. Escluso questo problema, devo dire che la comodità di questo cinturino, come tutti i prodotti Kiwi Design, è davvero di alto livello. Materiale di costruzione abbastanza buoni e resistenti, la batteria del cinturino lavora come dovrebbe, cioè eroga abbastanza energia a una velocità tale da estendere la batteria del visore fino a 3 ore in più, senza però farla surriscaldare. Alla fine della fiera sono abbastanza soddisfatto di questo prodotto e ve ne consiglio l'acquisto. Credo che non sia necessario attendere la conferma per quanto riguarda questo strano comportamento in fase di ricarica, perché altri creator lo stanno ricevendo in questi giorni e credo che al più presto pubblicheranno la loro recensione. Sto parlando di Sasha o Trinità del canale V-Warrior e Alessio del canale Back to VR, i quali potranno confermare oppure smentire questo problema che ho riscontrato io. Inoltre vi faccio presente di un piccolo dettaglio che potrebbe farvi piacere: questo cinturino è compatibile con le cuffie clip-on sempre di Kiwi Design, quindi per chi le avesse già su queste due le può riutilizzare su queste tre. Bene, credo di avervi detto tutto quello che andava detto sul cinturino Elite con batteria per Quest 3 di Kiwi Design. Fatemi sapere tra i commenti se l'avete acquistato e se state riscontrando qualche problema. Se invece volete acquistarlo, nel primo commento e in descrizione trovate il mio link referral per comprarlo direttamente sul sito Kiwi Design e utilizzando il mio coupon che trovate sotto al link riceverete uno sconto al momento dell'acquisto. Grazie per la visione completa, like, iscrizione, continuate a seguire per rimanere aggiornati, supportate il canale tramite il tasto super grazie. Va bene tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.